Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo vasetto di primule. Mi avete tanto richiesto questo fiore che io ho cercato appunto di realizzarvelo. Non solo facciamo la lavorazione del fiore, della foglia e poi il montaggio del vasetto stesso. Quindi vi farò vedere un pochino anche come si compone la piantina. Mi avete richiesto, come dicevo, questo fiore ed io mi sono adoperata a farlo, anche un pochino in ritardo, voi mi perdonerete, però sto cercando in tutti i modi di esaudire le vostre richieste e credetemi che sono tantissime. E per questo vi ringrazio comunque e vi esorto ancora a scrivermi se avete qualcosa in particolare che volete fatto, non solo fiori ma anche altro genere, perché come vedete infatti nel mio canale io tratto di tutto. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo invitare a lasciarmi un pollice all'insù se il video vi piace e dopo ad iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare anche a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò di interagire sempre con voi. Anzi, vi ringrazio dei messaggi belli che mi mandate, dei complimenti che mi fate anche in privato e soprattutto dell'invio dei vostri lavori fatti appunto dai miei tutorial. Per questo vi rinnovo sempre i complimenti perché siete veramente bravissime. Non lo dico tanto per dire, ma lo dico come realtà dei fatti. Per questo progetto utilizzeremo cotone numero 5 rosso, cotone numero 5 giallo e il cotone numero 5 verde per fare le foglie. Lavoreremo il tutto con uncinetto 1,75, poi avremo bisogno fil di ferro per fare il gambo del fiore e pinze, forbici e un goccino di colla a caldo. Prendiamo il cotone giallo e iniziamo la nostra lavorazione. Facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo, facciamo una catenella e all'interno del cerchio lavoriamo 10 maglie basse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Stringiamo il cerchio e ci agganciamo al primo punto che abbiamo fatto con maglia bassissima, quindi chiudiamo il nostro cerchietto, ci rialziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, entriamo nel punto successivo facendo una maglia bassa, andiamo nell'altro punto, facciamo sempre una maglia bassa e 2 catenelle, quindi intervalliamo maglia bassa e 2 catenelle ad una maglia bassa singola, quindi maglia bassa, nel punto seguente maglia bassa e 2 catenelle, nell'altro punto faremo maglia bassa, nel punto seguente maglia bassa e 2 catenelle, maglia bassa e 2 catenelle, l'ultimo punto faremo una maglia bassa.
otterremo questa lavorazione e otterremo con le 2 catenelle delle specie di punte, quindi 1 2 3 4 5. Quindi alla fine del cerchio dobbiamo avere 5 piccole punte. Chiudiamo nella prima maglia bassa formata con maglia bassissima, però prima di chiudere entriamo nella prima maglia e prendiamo il cotone rosso. Prendiamo il cotone rosso, lo sistemiamo e lo facciamo passare come chiusura delle maglie. Tiriamo un pochino quello giallo e continuiamo la lavorazione con il rosso. Quindi abbiamo inserito un altro colore. Facciamo 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, quindi faremo nello stesso punto una maglia alta doppia. Questo filo giallo lo possiamo tagliare, così non ci darà più fastidio. Nello stesso punto continuiamo la lavorazione con una maglia alta tripla, quindi prendiamo 3 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto di base e ci lavoriamo la maglia alta tripla. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo e facciamo una maglia alta doppia. Quindi abbiamo fatto 3 catenelle, maglia alta doppia, maglia alta tripla, maglia alta doppia nello stesso punto. Prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo, saltiamo le 2 catenelle che abbiamo fatto, entriamo nella prima delle 2 maglie basse, quindi in questa maglia, e ci lavoriamo la maglia alta doppia. 3 volte il filo sull'uncinetto, nello stesso punto ci lavoriamo una maglia alta tripla. Due volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta doppia, 3 catenelle e ci chiudiamo sempre nello stesso punto con maglia bassissima e abbiamo formato il primo petalo. Da qui ci spostiamo con maglia bassissima nel punto seguente e ricominciamo la lavorazione. 3 catenelle, maglia alta doppia nello stesso punto, maglia alta tripla, maglia alta doppia sempre nello stesso punto, due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, quindi nella maglia bassa successiva dopo le catenelle, e facciamo quello che abbiamo fatto precedentemente: maglia alta doppia, maglia alta tripla sempre nello stesso punto, maglia alta doppia,
e 3 catenelle. Ci chiudiamo sempre nello stesso punto con maglia bassissima e abbiamo ottenuto il secondo petalo. Dobbiamo continuare così formando 5 petali, quindi nel prossimo punto rientriamo con maglia bassissima e da qui facciamo partire la lavorazione saltando sempre le 2 catenelle e andando nel punto seguente. Quindi le punte, diciamo, che stiamo formando con le 2 catenelle, che come ricordate sono 5, ci dovranno formare la punta del petalo lavorato nella maglia prima e nella maglia dopo. Quindi il petalo è suddiviso, come in realtà il fiore vero, che ha questa forma tipo a cuore. Ci continuiamo a lavorare i petali, quindi qui siamo entrati con maglia bassissima e ricominciamo con 3 catenelle, maglia alta doppia sempre nello stesso punto, maglia alta tripla, maglia alta doppia sempre nello stesso punto e poi passiamo sempre con maglia alta doppia saltando le 2 catenelle nel punto successivo, quindi nella maglia bassa, facendo sempre, ripetendo, maglia alta doppia, maglia alta tripla, maglia alta doppia e 3 catenelle. Alla fine dobbiamo formare i nostri 5 petali. Arrivati alla fine, dopo aver fatto le nostre 3 catenelle, ci agganciamo al primo punto, il primissimo punto che abbiamo lavorato con maglia bassissima. Tagliamo il filo, tiriamo un pochino e lo agganciamo sistemandolo per dietro. E qui abbiamo formato il nostro fiore che, come vedete, come quello originale, ha le 5 punte nei petali. Sistemate poi con le mani un pochino i petali che avete formato e il fiorellino è pronto. Ora dobbiamo formare lo stelo con il pistillo piccolino che c'è appunto nel fiore. Prendiamo un pezzetto di fil di ferro, in questo caso non tanto lungo. Come voi sapete, poi i fiori, quindi la primula, i fiorellini sono messi alla base delle foglie, quindi non ci vuole uno stelo lungo. Ne tagliamo un pezzettino e prendiamo il giallo, il cotone giallo. Lo affianchiamo allo stelo e iniziamo ad attorcigliarlo. Arrivati ad un certo punto, attorcigliamo sopra, cioè lo ripassiamo di sopra, quindi facciamo un doppio attorcigliamento di filo. Lo ripassiamo tutto, blocchiamo il filo
pieghiamo in due, attorcigliamo per 2 volte e lo blocchiamo. Voi lo potete bloccare anche con un pochino di colla, io lo blocco direttamente col filo stesso, e bloccate il tutto. Tagliamo, il filo in eccesso, anche l'altro, quello d'inizio, e abbiamo formato il piccolo stelo del fiore. Ora che dobbiamo fare? Lo dobbiamo inserire nel fiore stesso. Prima di farlo sistemiamo i fili e quindi tagliamo i fili in eccesso. Il primo in assoluto lo facciamo passare nella lavorazione e poi lo taglieremo. E questi sono i fili che poi abbiamo aggiunto. Tagliamo il tutto, prendiamo la colla a caldo e ne mettiamo un goccino qua proprio alla base sopra e un goccino dall'altra parte. Prendiamo il fiore, lo inseriamo il nostro pistillo centrale, guardate all'incirca come, quindi non proprio tanto in sopra, diciamo, per ottenere la parte centrale. La colla a caldo nel frattempo avrà assemblato anche il nostro fiore con lo stelo. Quindi da qui prendiamo il cotone verde e ricopriamo lo stelo del fiore, quindi lo sistemiamo così, cominciamo ad attorcigliare dalla parte proprio, perché questo pezzetto che abbiamo fatto poi ci formerà tipo il calice del fiore, il pezzetto che del fil di ferro che abbiamo attorcigliato, appunto il giallo. Quindi attorcigliamo il verde e creiamo appunto lo stelo del fiore. Io vi posso assicurare che poi nel montaggio del fiore questo lavoro non si vedrà, perché diciamo che è nascosto, perché i fiorellini giustamente sono fra le foglie, però il procedimento comunque è questo. Arrivati nella parte bassa, fate passare il filo e lo bloccate, o con un goccino di colla bloccate il filo e lo tagliate, e abbiamo creato il nostro fiore di primula. Questi io in questo caso per il mio piccolo vasetto ne ho creati 5, quindi questo e altri 4 che ho già qui pronti per essere montati, perché monteremo insieme questo fiore, quindi formeremo insieme il vasetto con le primule. Ora dobbiamo fare la foglia, quindi ci prendiamo il cotone verde e iniziamo la lavorazione della foglia.
facciamo il primo cappietto che stringeremo e non conteremo e ci montiamo 26 catenelle. Fatte le nostre 26 catenelle, entriamo nella prima e facciamo una maglia bassa, filo sull'uncinetto, entriamo nella successiva e facciamo una mezza maglia alta. Nella prossima facciamo sempre una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, una maglia alta in quella successiva, poi faremo la seconda maglia alta e la terza maglia alta. Nei punti successivi lavoreremo 12 maglie alte doppie, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e facciamo la prima maglia alta doppia e ne dobbiamo fare in tutto 12. Fatte le nostre 12 maglie alte doppie, continuiamo con 3 maglie alte nei punti successivi, quindi 1, 2, 3, poi faremo 3 mezze maglie alte nei seguenti punti, 1, 2 e 3. Nell'ultimo punto, quindi nell'ultima catenella, lavoreremo 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3. Dall'altra parte in modo speculare ripeteremo ciò che abbiamo fatto, quindi ricominceremo a fare le 3 mezze maglie alte, 3 maglie alte, 12 maglie alte doppie fino ad arrivare all'inizio del lavoro. Arrivati all'ultimo punto, facciamo una catenella, passiamo dall'altra parte e facciamo 2 maglie basse nei primi 2 punti, quindi 2 maglie basse. Poi lavoreremo 3 mezze maglie alte nei punti successivi e 3, filo sull'uncinetto e faremo 4 maglie alte, quindi nei punti seguenti 2, 3 e 4. Nel punto successivo faremo 2 maglie alte nello stesso punto, poi ricominceremo e faremo altre 4 maglie alte nei prossimi punti, quindi una maglia alta su ogni punto sottostante. Nel punto seguente 2 maglie alte nello stesso punto. Rifaremo 4 maglie alte, quindi 2,
3 e 4 e 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Dopodiché lavoreremo nel punto seguente una mezza maglia alta, nel punto successivo un'altra mezza maglia alta, quindi siamo a 2, poi faremo la terza e la quarta mezza maglia alta, quindi 4 mezze maglie alte, un punto basso e nel punto centrale faremo punto basso, catenella, punto basso nello stesso punto, quindi in quella proprio centrale, e da qui ricominceremo a fare la stessa cosa. Facciamo la maglia bassa, facciamo le nostre 4 mezze maglie alte consecutive, tre e 4. Nella maglia successiva faremo le 2 maglie alte, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, quindi ripeteremo quello che noi abbiamo fatto, e poi le 4 maglie alte, 2 maglie alte insieme, 4 maglie alte, 2 maglie alte insieme, comunque ritorneremo indietro facendo la stessa cosa. Arrivati alla fine ci agganciamo al punto centrale e prendiamo il fil di ferro, ne tagliamo un pezzetto che ci basti per contornare tutta la foglia e che sia leggermente un pochino più lunghetto, e lo inseriamo nella lavorazione e lo inseriremo con maglie basse. Quindi lo mettiamo a fianco, ci tiriamo il filo e ci lavoriamo una maglia bassa per ogni punto sottostante, inserendo così il fil di ferro. Arrivati all'estremità, quindi in cima, lavoriamo punto su punto, quindi anche nella parte finale della foglia non lavoreremo quello che solitamente si fa quando vogliamo ottenere una foglia più a punta, perché le foglie delle primule sono un pochino arrotondate, quindi gli daremo l'effetto della foglia vera. Quindi ci lavoriamo proprio punto su punto in tutte le sue parti, anche in cima, e così contorniamo tutta la foglia col fil di ferro. Per farvi un po' vedere, arrivati qui in cima, lavoriamo punto su punto senza effettuare nessun tipo di aggiunta di catenelle oppure magari aumenti di punti. Quindi voltiamo il fil di ferro e ce lo lavoriamo fino alla fine, quindi diamo un effetto arrotondato alla parte superiore della foglia. Arrivati qui all'ultimo punto, entriamo dall'altra parte, lavoriamo una maglia bassissima e possiamo inserire il filo e quindi chiudere la lavorazione della foglia stessa. Qui attorcigliamo il fil di ferro
e il filo stesso di lavorazione io lo attorcigliamo nel fil di ferro per dare un piccolo gambo alla foglia. Di queste foglie ne dovremmo fare abbastanza, infatti la lavorazione della primula vi assicuro che è semplicissima, è un lavoro più che altro lunghetto per quanto riguarda appunto il numero di foglie, perché voi sapete comunque che la primula è piena di foglie, quindi io in questo caso ne ho preparate 9, quindi ce le ho tutte qui, 9 foglie e 5 fiori, e quindi ora monteremo il fiore, la piantina. Prendiamo i fiori e li sistemeremo a mazzetto, quindi li potete sistemare più in alto, più in basso. Io all'incirca gli faccio una sistemazione, diciamo in linea generale, perché poi si possono anche sistemare, però quasi uguale, non proprio diverse, e le attorcigliamo un pochino alla base. Tagliamo i fili in eccesso, cioè facciamo all'incirca tutti una lunghezza, e lo pieghiamo così. Quindi questi sono i nostri fiorellini all'incirca sistemati come lunghezza, poi li sistemeremo un po' meglio. Prendiamo il nostro vasetto con la spugna e li inseriamo qui dentro. Li inseriamo, questi sono i fiori che per ora abbiamo inserito dentro il vasetto. Dico, li sistemiamo, li modelliamo un pochino, però come vedete ci riempiono, sono all'incirca della stessa altezza. Poi ho fatto qualcuno un pochino più in basso nella parte laterale. Iniziamo a prendere le foglie e le inseriamo alla base, quindi inseriamo le prime, le modelliamo con le mani mano a mano, inseriamo la seconda, inseriamo la terza, e le mettiamo abbastanza basse, quindi le facciamo aderire al nostro vasetto. Inseriamo la quarta, e la quinta. Dopo averle inserite le sistemiamo un pochino, prendiamo le altre e le inseriamo nella parte centrale, quindi diciamo vicinissimo ai fiori stessi, e le pieghiamo un pochino così per dare una forma più rialzata rispetto a quelle di sotto. Quelle che vi sembrano più lunghe le piegate il fil di ferro, inserite tutte e 4 le foglie rimanenti, quindi ne abbiamo messe 5 nella parte inferiore e 4 le sistemeremo nella parte superiore. Queste devono essere vicinissimo ai fiori stessi.
e questa da quest'altra parte. Dopo averle inserite facciamo la sistemazione, le sistemiamo come meglio ci piacciono e sistemiamo anche i fiorellini, tenendoli tutti vicini, proprio a raffigurare le vere primule. Infatti io vi consiglio, quando montate un fiore, quando fate un qualcosa, un montaggio di un fiore, di andare sempre a guardare quelle originali, il fiore originale. Vi regolerete comunque meglio nella sistemazione della piantina stessa. Quelle di sotto le potete comunque abbassare, modellare. Comunque il fil di ferro vi permette comunque di sistemarle come meglio credete. Questa è la primula terminata con tutte le sue foglie. Dalle foglie sbucano appunto questi meravigliosi fiorellini che poi potete fare di tutti i colori che volete, perché in natura vi assicuro, se cercate la primula nell'originale, quindi il fiore, vedrete una miriade di colori veramente veramente belli. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.